Buongiorno a tutti ancora dall'isola d'Elba e ci rimarremo ancora per un po' perché non abbiamo ancora finito di scoprire tutte le sue bellezze. Oggi dobbiamo visitare la miniera del Ginevro a Monte Calamita. Abbiamo un appuntamento a mezzogiorno meno 10, si scenderà nei tunnel perché si estraevano dei materiali. Vedremo tutto dopo. Quindi si scenderà al secondo livello, addirittura a meno 24 metri. Ha detto di portarsi una felpa la signora. E poi c'è un museo da visitare. Come usciremo? Rita invece... Buongiorno a Rita, è al trucco e ha già preparato anche le polpette al sugo, anche se non c'è Davide. Beh, prima erano più frequenti, diciamo, adesso era un mesetto che non vedevo polpette. E sono contentissimo anch'io, e non piacevano solo a Davide, piacciono molto anche a me. Vabbè, Davide avrà preso da qualcuno. Certo. Adesso mi vesto anch'io, mi sono allenato stamattina alle 6 del mattino, ho lavorato, mi sono fatto la doccia, Rita finisce di prepararsi e usciamo, raggiungiamo questo posto. Vedete, noi siamo qui alla Cona e qua dovremo noleggiare poi il gommone per fare un tour, ma oggi invece finiamo qui a Monte Calamita e questa è la miniera del Ginevro con il numero di telefono. Bella, la vediamo oggi. Poi abbiamo ancora da visitare questo agriturismo a cavo. Poi manca un'altra cosa che vorrò fare, ma probabilmente la facciamo quando noleggeremo il gommone. Un relitto qua nello scoglio di Ogliera. Era affondato qui a pochi metri dalla costa, quindi si potrà vedere. Hanno detto che addirittura si vede, cioè a 2-3 metri di profondità si comincia a vedere. Qua ci sono tanti escursionisti che vengono a visitarlo, fanno delle immersioni per foto, video. Poi direi che ci siamo anche, ovviamente in certe spiagge non siamo scesi, ma non le vogliamo, non le possiamo fare tutte, però abbiamo fatto il bellissimo Giro ad Anello che avete visto, abbiamo fatto le città principali, Portoferraio, abbiamo fatto Capoliveri, abbiamo fatto Porto Azzurro. Poi, beh sì, qualcosa l'abbiamo visitata. Abbiamo visitato le spiagge più belle che ci sono, abbiamo visitato i borghi, abbiamo visitato Marciana, poi abbiamo visitato, come si chiama, una delle spiagge più belle che ci sono. Ah, ecco, Punta Capobianco l'abbiamo visitata l'altro giorno, quella con i ciottoli bianchi, bellissima. Vabbè, c'è ancora di tutto e volendo qua si potrebbe rimanere mesi. Non ho idea di quanto rimarremo, però sin quando stiamo bene, sin quando c'è qualcosa di bellissimo da visitare, rimaniamo, poi rientreremo. Tramite WhatsApp ti mandano la posizione, il costo, l'orario, dobbiamo farci trovare alle 11:30 in un parcheggio vicino a Capoliveri. Ho la posizione qui nella mappa, costa 25 euro a persona e ci vogliono 35 minuti e dobbiamo anche muoverci. Vedete, 34 minuti, 18 chilometri. E sono già le 10:15. Vabbè, mezzogiorno. Qua giù si scende a Madonna delle Grazie, Morcone, Pareti, Innamorata e Calone, che non abbiamo ancora visitato. Noi però adesso andiamo, vedete c'è questo bivio, noi dobbiamo andare a sinistra, però torneremo anche qua per visitare questi Morcone, Pareti, Innamorata e Calone. Non credo siano cittadine, credo più che siano calette o spiagge, non lo so. Bel tratto di costa anche questo, spiagge come tutte, c'è sono solo un piccolo qualche metro libero, il resto è tutto stabilimenti, ombrelloni e lettini, però la costa è bella, le spiagge sono belle. E presto siamo scesi a vedere una spiaggia, sono quelle che piacciono a Rita. Pieno di gente, pieno di ombrelloni. La spiaggia non è neanche bella, sembra molto terra, è molto scura, però vabbè, ci sta.
Miniere di Capoliveri, Calamita si chiama, Rita. L'intrepido cavatore. Andiamo a vedere quanto si paga, anzi lo sappiamo, a vedere dove si paga. Questo era l'intrepido cavatore. Nel frattempo, perché è presto, visitiamo il museo. La prima parte è solo da leggere, ma non vi leggo tutto, vi leggo 2 righe. Le diverse fasi della produzione, i grandi conflitti, la meccanizzazione dei processi negli anni 60 e la chiusura dell'attività. Dopo la guerra la lavorazione riprese a pieno ritmo. Dal 1928 cominciò ad estrarre la magnetite, dal ginevro al cielo aperto. I progetti napoleonici e lo sviluppo di fine secolo. Devi iniziare da qua. Eccola qui la professoressa, vedete? Ma io non sono la professoressa, ma seguo la linea temporale. Certo. Io invece sono partito dai Romani. Sì, torni indietro, agli Etruschi. Abbiamo addirittura una piccozza che usavano loro, ne avrà estratto di materiali. Di ferro e rame. Qua si fa interessante la cosa, gli armadietti dei minatori, dei lavoratori, le loro giacche, che bello, questo mi piace. Ne avranno visto, guardate le scarpe, le bombole, dovreste vedere quanto sono sporche di terra, di polvere, e pensate anche ai polmoni di queste persone. Questi sono martelli pneumatici. Immaginatevi lavorare con le bombole d'ossigeno, chissà per quanto tempo, ogni giorno. Qua inizi a capire davvero anche A immergerti. sì, e quanto poteva essere duro questo lavoro. Infermeria sempre presente, ci dovevano essere infortuni all'ordine del giorno. Questo è il sottosuolo, sicuramente queste sono tutte le gallerie che c'erano. Penso. Le ocre, malachite e azzurrito. Tutti gli attrezzi, le attrezzature, i macchinari. Guardate questi telefoni. Doveva essere abbastanza duro qua, Qua non si scherzava mica. Questi dovevano essere i tavolini delle mense. Firmato il capo servizio il 21/8 del 1948. Ordine di servizio: si prega tutto il personale dipendente di consegnare entro il 24 corrente i libretti della Cassa Mutua Malattie presso l'ambulatorio dottor Fazzi, poiché il giorno 25 agosto apposito ispettore procederà ad una revisione. Chiunque ne fosse sprovvisto si rechi al palazzo a rilasciare le rispettive generalità. Importante, urgente. 21/8/48. Dopo 7 giorni è nato mio padre. Nacque mio padre. Mio padre scriveva così, anche con più ricciolini. Belle, scrivevano bene, sì, guarda che grafie. E qua infine tutti i minerali che si potevano estraevano qua. Sotto di noi sarà completamente scavato dappertutto, ci saranno gallerie ovunque, di sicuro. Dovremmo salire su questo VM, credo. Che carini che siamo. Pronti Rita, per la doccia. Rita, sì, una meraviglia. Siamo pronti, adesso saliamo sul VM. Vamos. Sei una vera e propria minatrice. Sì. Oggi timino. E noi lo li mettiamo dietro così siete... Io qui? Sì. Ok. Ok guys, welcome in Safari. We are leaving to discover the mine underground. Lo vuoi camperizzare questo, Rita, e partire con questo? No?
Va bene il mio. Una piccola sosta per uno scatto fotografico. È un pozzo che arriverà fino a 94 metri sotto il livello del mare. Parlando di magnetite, il minerale più ricco in assoluto sul pianeta Terra per quanto riguarda ferro. Le famose industrie poi che lavoravano i materiali erano appunto l'Ilva, e ci ha appena spiegato che in latino Elba si scrive Ilva, ecco perché viene dal latino il nome dell'Elba. In latino Elba si dice Ilva, come l'Ilva appunto delle acciaierie. No, è così, è così, ce l'ha appena spiegato. Va benissimo. Allora ragazzi, se vedete, sono i 3 livelli della miniera sotterranea per un totale di 7 km di strade sotterranee, 54 metri sotto il livello del mare dove non ci va nessuno. Questa era la mensa dove Si mangia sottoterra, è chiaro. Una volta che ci sei ci rimani. Si mangiano cose portate da casa, non si cucina nel sottosuolo. Si portava fra l'altro anche dei cibi abbondanti, grassi, unti, ti devi dare energia, no? Oh, sorry, you are the number 4. I forgot to say you, sorry. Cintura e hai il famoso lampadino del minatore. E così riesci ad andare avanti. E la tecnologia è che è ricaricabile. Quindi caricatore al muro e l'indomani era pronta per l'utilizzo. wow, stalactitti di ferro. Questi sono particolari davvero. E qui andrebbe giù fino al meno 54, vedi? Qui andrebbe giù sino a meno 54. Sì. Hai detto 7 km di galleria in totale? Sì. L'aria compressa era, diciamo, l'energia di tutti i macchinari, compreso i martelli perforatori. L'acqua era per la silicosi. Per abbattere le polveri si usava l'acqua e quindi si mischiava, diventava fango, e poi il fango lo sparavano dentro queste grotte per eliminarlo, per portarlo via anche. Si avanzava 2 metri al giorno massimo. Massimo, e un giorno era 16 ore di lavoro, 2 turni di 8 ore. Quindi questa è una cosa che potete un po' provare, perché ora, camminando nel vero tunnel, tutte le volte che fate 3 semplici passi, immaginate che non passate 16 ore di lavoro. Siamo all'interno di questi famosi tunnel di avvicinamento al giacimento. Cosa vuol dire? Se ne parlava anche un pochino insieme prima. Sto scavando tantissima roccia attorno a me, però inizio a trovare anche la magnetite. Eccola. That is magnetite. I want that, not the stone. That. Thanks to that I can make iron in the factory in Italy. Quindi grazie a quella io faccio il ferro, binari, tondini, tutto quello che c'è di ferro. Ai tempi lambrette, Fiat 500, lavatrici, frigoriferi, questa roba qua, per questo era importante. A big cave, the north side of cave. Tanto per cominciare, curiosità, questa è un terzo rispetto a quell'altra, solo che la vedi bene perché entra la luce del sole e ti rendi un po' conto. Ed entra la luce del sole perché qui fanno l'arrosto, qui scavano troppo in superficie. Non si rendono conto che lì sopra sono sotto uno scavo a cielo aperto, quindi la soletta invece di essere di 30-40 metri è di 4-5. 1980, microterremoti, mettici anche le piogge, piano piano allenta, boom, frana tutto. E quindi oggi si fanno i tour senza accendere i ventilatori esterni. Quindi era andata bene. È andata bene per noi oggi. Per loro un po' meno, perché sono tutti ricoperti di fango, ti ricordi il racconto dell'acqua? Sì. Si crea questo riscontro, si ammalano, è la strage, polmoniti,
broncopolmoniti, si inizia a perdere lavoro, si abbandona un po' questa qui. Ma siamo alla fine, quindi andiamo avanti. Questo è il rame. O meglio, è l'acqua che attraversa la vena di rame certo. e mineralizza. Chiaro. This is copper. Ma questa qui bianca? Calcite. Calcite. E quella lì rossiccia è ferrugine. Certo. Non ho nessun problema a spostarmi. Abbiamo percorso i 2 tunnel che hanno portato a queste camere gigantesche, 1 e 2. Quella aperta era questa piccolina e questa era quella al buio che voi non avete visto, chiaramente. Perché io queste persone... Vi voglio presentare e voglio ringraziare Aldo per averci fatto fare questa esperienza, bellissima, ci è piaciuta da morire. Poi ci ha spiegato tutta la grande, poi abbiamo questo connubio, Sardegna, Carbonia, queste miniere. Soprattutto, isolani. Lo puoi dire meglio tu, questo delle miniere di Carbonia. Era fondamentale, erano legate, si andava anche un po' di pari passo, ferro, carbone, vuol dire acciaio. Quindi una storia che ci accomuna, raccontiamo all'Isola d'Elba e io in primis, perché sono un appassionato della mia storia, della mia terra, il sacrificio di uomini che non esistono più, ahimè, e che erano praticamente gli stessi di Carbonia, della Sardegna, chiaro. delle miniere di carbone, in quel caso delle miniere di ferro nel nostro caso. Sa fare miniera, è la sua piccola azienda, lavora lui e la moglie, fanno questi tour. Poi in descrizione vi lascio il recapito, il telefono oppure come contattarli. Fatela perché è bellissima. Non è una marchetta perché non ci sta regalando niente, abbiamo pagato, ma ci ha promesso, ci ha promesso che forse ci fa fare un'altra esperienza. Grazie mille. Grazie a voi. Piacere conoscerti davvero mio. E speriamo di rivederci con questa nuova esperienza che ci vuoi far fare. Ciao ragazzi. Grazie, ciao. Comunque esperienza stupenda realmente, ovviamente tutto quello che ci ha spiegato perché è bravissimo e io prendo solo dei piccoli pezzi che non vi fanno neanche capire nulla perché se non c'è un discorso con un filo logico è solo io prendo dei piccoli pezzi solo per farvi vedere, farvi capire dove siamo e quello che stiamo vedendo. Ma belle spiegazioni, bei racconti per capire davvero tante situazioni che si sono vissute qua. Vabbè, bevo acqua, siamo lontani mezz'ora da casa, sono le 2, stiamo morendo di fame. E poi un'altra cosa importante che non abbiamo detto è che sono piccoli gruppi. Quindi sì, non sono molto importante. Non sono queste escursioni di 30 persone come qui avvengono, ma essendo un privato, appunto vede, oggi eravamo in 5-6 persone. Adesso docce con la solita bacinella e mangiamo, pranziamo, sono le 2:30. Vabbè, non è tardissimo, però noi pranziamo in genere sempre all'1. Ci siamo salutati con il discorso delle polpette, le abbiamo mangiate e poi ci siamo riposati, era tardissimo, erano le 3, oggi abbiamo pranzato alle 3, adesso sono le 7 di sera e stiamo raggiungendo l'agriturismo a Mandolo, è a circa 50 minuti da qui, a Cavo, è proprio nella costa e punta est. Nord-est. È un agriturismo, quindi mangeremo, hanno 3 antipasto primo e secondo di mare, antipasto primo e secondo di terra, 2 menù. Due menù. Uno di terra e uno di terra e uno di mare. Tenuta la chiusa, una vigna bellissima qua alla mia sinistra, curatissima. Ce n'è buoni vini all'Elba,
Abbiamo attraversato una collina meravigliosa con viste pazzesche sulla baia sia da una parte che dall'altra della costa, stupendo. E adesso ci troviamo località La Ginestra. Ni sporto, ni sportino, bagnaia e cavo. Stiamo andando a cavo. Torneremo perché ci sono posti magnifici e anche queste città voglio visitare. È veramente un'isola stupenda, l'Elba. Se avete la possibilità venite, magari a settembre. Io non ho idea a settembre come possa essere, magari molto più bella, un po' più tranquilla, meno affollata, o anche a maggio-giugno deve essere bellissima, chissà. Ristoro dell'Amandolo è un agriturismo, aperti anche a pranzo, località Colle a Vita, tramonto sul mare. Questo è bellissimo, è quello che vi volevo far vedere. 300 metri e siamo nell'agriturismo. Questo, Rita, è l'agriturismo Amandolo, lo chiamano ristoro perché l'agriturismo è sotto, ci sono solo le camere. Le camere. Sì. Siccome è molto presto, sono le 8:05 e non ho ancora appetito, Sì, ci beviamo un bicchiere di vino qui al tramonto e poi saliamo su. Poi a cena. Salute a tutti amici. Questo è un vinello loro. Adesso siamo a tavola, secondo bicchierino, ci hanno già inquadrato. Mi hanno inquadrato e ha detto che ci sono 7 e 8 tipi di vini da assaggiare. Questo è un vino con aromatizzato delle erbe della zona, quindi cinci. Abbiamo scelto gli stessi piatti: tagliolini con cozze bottarga e stoccafisso all'elbana e un condito con patate e sugo e pinoli. Era ora di assaggiarlo, siamo all'Elba. Piatto tipico. Quindi primo e secondo, credo che per me possa bastare. Sì, sicuramente la signora prenderà il dolce, ma non lo so, vediamo. Vedremo. Per il momento questi due piatti è vino vermentino della casa, ghiacciato. Da bere vermentino dell'Elba, fatto da loro, infatti è marchiato l'Amandolo. Abbiamo un tramonto pazzesco, finisco l'ultima forchettata e mi alzo e lo filmo per voi. Comunque questa è la nostra vista, ve la faccio vedere anche attraverso il bicchiere. Stoccafisso alla Elbana. Questo è un piattino da 19 euro, ragazzi. Stoccafisso alla Elbana. Lo stoccafisso è sbriciolato, tipo una scatoletta di tonno, le 4 patatine e 4 olive. Come, Rita? Buono. Buono? Un po' piccantino, buono. Bene, ci fa bere vino buono. Abbiamo già guidato 30 minuti, ne mancano 24, è distante da dove abbiamo il camper, ho dovuto fare 2 ore di guida tra andata e ritorno. Adesso siamo a Porto Azzurro, ancora 24 minuti per Portoferraio. 51 minuti di guida, sono scioccato dopo cena. Comunque adesso ci sediamo, beviamo una cosa, ci rilassiamo e poi passeggiamo nel porto che è meraviglioso con tutte le barche ormeggiate. Ci beviamo prima qualcosa e poi andiamo al porto a passeggiare. Gin tonic per Rita. Dopo 2 gin tonic, passeggiata nel porto di Portoferraio. Bellissimo, ci sono tutte le barche, gli yacht ormeggiati, musica e ristoranti sulla sinistra. Dopo aver visto tante belle barche, tanti begli yacht, rientriamo a casa.
una ventina di minuti e siamo in campo. Belle barche, porca miseria. Sogniamo ogni tanto con Rita. Sogniamo di fare il giro del mondo, di vivere sopra una barca così. Poi torniamo alla realtà sull'Ifecconi. Che va bene. Che va bene anche così. Ci accontentiamo di poco. E adesso di nuovo in camper, tisanetta e a letto. Bella serata, siamo stati bene. Poi abbiamo fatto delle chiacchierate con una ragazza di Carbonia che ci conosceva, che anch'io conosco. Siamo stati bene, una bellissima serata, cioè fresco, poi a quest'ora, quindi alla grande. È 00:30. Ci vediamo domani amici, buonanotte a tutti.